Fantasy On Air. Ciao a tutti, eccoci arrivati a Fantasy On Air. Io sono qui ospite perché in realtà mi conoscete come Mercury Comics, ma sono qui a parlare con una persona di cui ho letto tantissimo. Voi vedete a fianco a me Bruce Sterling. Hi Bruce. Ciao. Qui con me ci sarà Elisa che ci aiuterà nella traduzione. Il tempo è tiranno e quindi cominciamo subito con una domanda a colui che è stato insieme a Gibson uno dei papà del cyberpunk. Chiediamogli oggi la tecnologia si è evoluta in un certo modo, nei racconti che noi abbiamo letto di cyberpunk la tecnologia era qualcosa di addirittura innestato nel corpo. Quindi, allora, quando scriveva, come si sarebbe immaginato l'evoluzione oggi? Well, Cyberpunk's 40 years old. Yep. Beh, Cyberpunk ha 40 anni. Certo. But it actually holds up better than a lot of the other science fiction which was being written in the 1980s. Però devo dire che ancora dura molto bene, ancora ha un bel impatto rispetto agli altri libri di fantascienza degli anni '80. People often tell me that I seem to be a character from one of my own novels in later life. Anzi, alcuni mi dicono che sembro proprio un personaggio dei miei libri. But there are arcs of technological development that sometimes take a couple of generations. And we're now at a period of industry consolidation in high technology, so that things that were imaginary 40 years ago are now just major global industries with a lot of money and a lot of political power. Quindi diciamo che adesso siamo un po' in uno sviluppo tecnologico a cui servono delle generazioni alla fine per svilupparsi eventualmente efficacemente, e quindi in questo momento siamo un po' nella fase di consolidamento della tecnologia, dell'high tech, e quindi quello che prima, forse 40 anni fa, era immaginario, adesso c'è. 40 anni fa il mondo cyberpunk era popolato da grosse corporazioni che gestivano oltre gli stati. E oggi questo percorso come ritiene che stia evolvendo? Yeah, well, there are basically 8 of them. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba and Tencent. And they're the biggest corporations in the world. Direi proprio che sono le aziende più importanti, più grandi del mondo. Pensiamo solo a Google, a Apple, Microsoft e così via, cioè sono le maggiori alla fine. Infatti, e quindi il cyberpunk ha profetizzato alcune di queste cose che oggi sono accadute o che stanno accadendo con un modo un po' più truce, spero, di come si stia sviluppando adesso, o quantomeno sia apparentemente sviluppato. Bene. Oggi siamo 40 anni più avanti. Come vede la tecnologia oggi e come pensa che i ragazzi la stiano usando? Well, it interests me a lot to see computation actually become a settled part of people's everyday lives and just not be very exciting, right? And I saw this happen to people of my father's generation and my grandfather's generation. And, for my grandfather, radio and television were really just amazing things. I mean, my grandfather never got over the excitement of just watching TV. Beh, devo dire che mi interessa molto vedere effettivamente come oggi i computer facciano parte della vita quotidiana e non c'è più niente di interessante o di bello in questo. Pensiamo alle generazioni, per esempio, di mio padre, di mio nonno. Loro erano molto, molto contenti e assolutamente elettrizzati nel guardare la televisione. Adesso un po' questa cosa si è persa, è un po' data per scontata perché è sempre presente nei nostri giorni. So, you have to get used to the idea that young people aren't going to find your particular obsessions to be really fantastic. Like, my children are adults, but they think that science fiction is something that grown-ups do. It's like your dad's job. Quindi, per esempio, i miei figli che sono adulti pensano che la fantascienza sia qualcosa per adulti alla fine, no? Ecco, così. So, the question you asked me is like, what's exciting in the future?
And I think disaster response is probably really exciting. I mean, that's what young people are going to be worried about throughout the next decade and the decade after that, because there's just going to be a whole lot of disasters. I mean, really big ones all over the world. Quindi diciamo che la risposta effettiva a cosa i giovani penseranno del futuro è che, essendo un futuro un po' disastroso, diciamo che i prossimi decenni saranno quello che preoccuperà di più, secondo me, i giovani. Quindi ecco la risposta è questa. Ecco, ritornando all'uso di internet. Internet in questo momento è un luogo che è partito da un esperimento che univa scienziati a un mondo che per un po' è stato liberissimo e che adesso sta incominciando a venire compartimentato sempre di più, un po' per ragioni politiche, un po' per ragioni di interesse religioso, eccetera. Immagina un modo in cui possa essere superata questa cosa, o è veramente preoccupante e stiamo andando verso il disastro? Well, if you're in California right now, even though you've got broadband and a really nice machine, there's no power. I mean, the electricity's out. So if you've got no electricity, you've got no internet. Diciamo che ad esempio adesso in California non c'è elettricità e quindi, nonostante noi abbiamo tutti questi bellissimi computer, non possiamo usarli. So, one of my closest friends is the cyberpunk writer Rudy Rucker, who happens to live in Silicon Valley, and he has no power at his house, and he's going outside to charge up his cell phone by turning on his car. Per esempio Rudy Rucker, che è un altro autore che conosco e abita nella Silicon Valley, adesso non ha elettricità e quindi lui che cosa fa? Deve uscire di casa, accendere la macchina e quindi così può caricare il suo cellulare. Rudy is one of the founding fathers of cyberpunk, along with me and, Louis Shiner and William Gibson, and yeah, he's even a computer science professor. He knows plenty about the internet. He just can't get any. E Rudy, come me, come Gibson, è uno dei padri fondatori del cyberpunk e lui è anche un professore, cioè si intende molto bene tecnologie e computer, però internet non lo può comunque usare. E quindi, tornando al livello politico di internet, a tutti questo uso che viene fatto per gestire la politica, lei immagina ci sia un modo per superare, o saremo condannati sempre di più a un controllo attraverso lo strumento? Well, I would ask that question of Margrethe Vestager, who is, a Eurocrat from the European Union. And she's now like the European Union's Vice President for Digital Affairs, Margrethe. Beh, io farei questa domanda a Margrethe, che è uno dei vicepresidenti dell'Unione Europea per appunto il settore digitale, e quindi ecco, chiederei a lui. And she has plans to just like tax the majors. It's just going to like tax Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba and Tencent. And if they misbehave, she will fine them. And not just fine them small amounts, but hundreds of millions of dollars or $1 billion at a time. E la sua idea è proprio quella di alla fine multare aziende come Google, Apple e così via se non si comporteranno bene. Non si parla di piccole multe, ma centinaia di milioni di dollari. E così ritorniamo alle famose corporazioni. Ritiene che oggi gli stati possano contrastare, o gli agglomerati di stati possano contrastare le corporazioni? O abbiamo già superato l'argine? Well, I think that global commerce encourages multinational corporations that are really big. And, objectively speaking, there are benefits and economies of scale. If you do things really big, you can do things really cheap. Beh, diciamo che il commercio globale alla fine incoraggia queste multinazionali perché sono quelle che alla fine un po' spingono anche l'economia. But, when I was a young man, International Business Machines, IBM, was considered the titan of computation. Sure. It was everywhere in the world, and it had been around since, the 1920s, and it seemed unchallengeable. And, now they're a rather small company. Per esempio, quando ero giovane io, l'IBM era presente ovunque in tutto il mondo, era un'azienda enorme, però queste cose cambiano molto velocemente, infatti adesso è un'azienda un po' più piccola. And I have friends who say that 8 majors, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent, are too many.
That in fact they some of them ought to be crushed. You know, just like go to the wall and have their businesses disrupted and absorbed by somebody else. And I don't see a reason why that couldn't happen. E addirittura ci sono amici miei che pensano che queste grandi corporazioni come Google e tutte quelle che ho detto possano anche alla fine inglobare quelle più piccole, e quindi quelle piccole non esisteranno alla fine, esatto, scompariranno. Bene, 40 anni fa nacque il cyberpunk. Se oggi Bruce Sterling avesse l'età che aveva 40 anni fa e volesse cominciare a scrivere qualcosa, quale aspetto del futuro proverebbe ad approfondire? I think I'd probably write about politics. Io. Penso che scriverei della politica. And I've noticed that, you know, younger writers like Cory Doctorow, who are kind of, you know, influenced by cyberpunk without being cyberpunk, are super political. And, you know, and we're in an era of political struggle. But, you know, probably the big trend in the 2020s and 2030s is actually disaster novels. You know, and traditionally science fiction has been very good at disaster novels. Beh, diciamo che artisti o scrittori giovani che sono stati influenzati comunque dal cyberpunk, direi che oggi scrivono e sono comunque influenzati molto dall'aspetto politico e dalla sfida rappresentata dalla politica. Però devo dire che nei prossimi decenni, negli anni 2020 e prossimi fino al 2030 eccetera eccetera, il grande tema sarà proprio quello del disastro. Fantastico, molto ottimistico tutto ciò. Well, you know, it's just a good policy. I mean, as a journalist, you know, to stay with the trouble, right? And if you're looking for where the trouble is in the next 20 years, it's in the environmental disasters. It's in the camps. You know, it's in the evacuation zones. Sure. And nobody should know this better than Italians. Beh, direi proprio che appunto il trend attuale dei prossimi anni sarà proprio il disastro, sia ambientale o evacuazioni varie, quindi è una buona politica rimanere sempre comunque fedeli anche ai disastri che stanno succedendo. Certo, ripeto, non molto ottimistico come futuro, ma in effetti quello che si pone di fronte ai nostri occhi, soprattutto in Italia, è effettivamente uno scenario del genere. Bene, augurandoci che questo scenario venga in qualche modo circoscritto e gestito, io ringrazio Bruce per essere stato qui con noi, per averci dato il suo punto di vista su una cosa che a noi sta molto a cuore, perché è il nostro futuro e il futuro delle nuove generazioni. Well, that's very kind of you. But, you know, I would not say that what I told you is pessimistic. In fact, if you go and like stay around the slopes of Vesuvio in southern Italy, where there's a volcano about to erupt that can destroy everything at any time, they're actually rather perky about it. You know, they're not afraid. Yep. Yeah. And they, you know, and the soil is very fertile there, and you know, it's kind of a pleasant place to be. I mean, it's like see Napoli and die. You know, it's like a beautiful area. So the mere fact that there are disasters is not something to fear. Right? Beh, sei molto gentile, però non direi che è troppo pessimistico quello che dico. Alla fine, se andiamo proprio sul Vesuvio, che è un vulcano che potrebbe eruttare e distruggere tutto, certo, alla fine le persone che vivono lì, nelle vicinanze o comunque verso Napoli, non sono così spaventate, anzi il terreno è fertile, e ecco, è un bel posto dove vivere. Alla fine, come dicono, vedi Napoli e poi muori. Certo, si vive diciamo sul bordo, si può cadere da un momento all'altro, e con questo vi salutiamo da Radio Impronta Digitale tutto, Fantasy On Air, Lucca Comics Games. Ciao!